Ciao amici del bosco, a novembre nell'orto ci sono un sacco di cose da mangiare, un po' di semine da fare e dei colori bellissimi. Che spettacolo, sono stupende. Adesso devo trovare il modo di conservarle e di mangiarle. Guardate che bei colori che ci sono nel boschetto. Però mancano i funghi. Negli anni scorsi in questo periodo c'erano un sacco di funghi qua sotto. Quest'anno niente perché non piove. Andiamo a vedere il sovescio che ho fatto con Matteo. Quanto è nato? Questa è l'area del sovescio, come vedete non è per niente omogenea perché abbiamo piantato in punti diversi dei gruppi di semi diversi, quindi anche il risultato è bello variabile. Comunque anche qua dove sembra che sia nato poco, in realtà se si guarda da vicino ci sono un sacco di piantine piccole. Probabilmente gli sta mancando l'acqua anche a loro, se inizia a piovere un po' di più le vedremo crescere maggiormente. La cosa incredibile per questo periodo dell'anno è avere una terra così secca, probabilmente si sono ricreate le croste, per fortuna insomma che poi questo manto erboso migliorerà la struttura del suolo, ma queste crepe sono incredibili, considerate che abbiamo dovuto annaffiare per farlo nascere. Qui la situazione è ben più fitta, come vedete, queste le riconosco, abbiamo il favino, che sono queste piantine, guardate quante ce ne sono, con le foglie larghe, abbiamo il farro che invece sono gli steli con le foglioline lunghe e questa qua invece dovrebbe essere la facelia. Matteo, là mi sa che ci sono andati troppi semi di facelia. Guarda che bei colori, guarda che bello questo. E qui ci sono i rapi, le cime di rapa, possiamo raccogliere subito le foglie e mangiarle. Queste sono un po' grandi, un po' più dure, ma tanto li cuociamo. Quante ne servono, ma? Questi sono facili da cucinare, si fanno prima lessare nell'acqua e poi si ripassano in padella. Siccome questa parte è un po' dura, la eliminiamo direttamente quando ci troviamo ancora nell'orto, così la lasciamo nell'orto e lei torna a produrre humus. Guarda lo zafferano, non se l'erano mangiato tutti i topi. Comunque gli stimoli non li abbiamo raccolti in tempo, quindi godiamoci la fioritura. I colori delle viti sono i più belli, sono diventate rosse. Qui dove c'è l'umidità dello stagno i funghi sono nati, Comunque, vieni a vedere. Ed è anche arrivato il momento della super raccolta delle olive. Adesso ne vedremo almeno un sacchetto. Forse non ce la facciamo un sacchetto. Comunque non ci faremo l'olio perché sono veramente troppo poche, ma le conserveremo essiccandole da mangiare condite, saranno buonissime. Comunque sono molto belle, Non hanno subito attacchi di mosche o altri insetti strani. Guarda, ti faccio vedere quanto sono belle lucide. Guarda, perfetti. Ho pochi alberelli d'olivo, qui ce ne sono 3, poi ne ho un altro paio là e poi ce ne sono un paio invece che sono vecchi, ma hanno prodotto pochissimo. Questa credo che se la sia mangiata qualcuno, la metà mancante. E però ce ne sono alcune che invece sono state ferite da qualche insetto, vedi? Qua c'è un buchino.
Quanti! Le olive sono un frutto meraviglioso e ricordatevi che l'olio è un succo di frutta. Vi faccio anche qualche lavoretto di potatura, ci siamo, in autunno si possono fare. Devo risistemare le siepi, utilizzo queste aste per evitare di salire sopra le scale perché è pericoloso. Devo tagliare i rami di questo ciliegio e voi direte, ma i ciliegi non si potano. Questo non è un ciliegio come un altro, sono dei ciliegi selvatici che hanno un'azione di copertura, di schermatura per la vasca dei pesci, servono per fare ombra, sono un sostegno, ma sono selvatici, non producono ciliegie. Quindi io adesso li devo abbassare perché vanno a coprire, sono cresciuti molto e vanno a coprire i pannelli solari. Si vede che questi rami gli fanno ombra. Ecco. I rami tagliati sono materia preziosissima. Ok, per adesso abbiamo fatto, poi studieremo bene nei diversi orari della giornata se ci sono altri rami che gli danno fastidio e li andiamo a togliere. Con questo attrezzo è facilissimo, il taglio si fa in sicurezza senza il rischio di farsi male arrampicati sopra i rami. A novembre al bosco di Ogygia ci sono ancora i pomodori, guardate che meraviglia! Questi pomodori vivono nell'impianto di acquaponica e sono i più belli di tutti, è tutta l'estate che producono e ancora non si fermano. Guarda che belli! Quando ho lavorato la terra ho lasciato questa striscia senza seminare il sovescio perché in questa striscia vado a fare il grano. Capisco che può sembrare un po' folle così poco grano, ma per me anche questa è una sperimentazione, il mio piccolo raccolto ce lo avrò. Quindi vado a mettere del grano in questa fascia, preparo la terra è già stata lavorata, adesso la sistemo un attimo rompendo la zolla, insomma togliendo le erbe che sono nate e sono pronta alla semina. Adesso ci incontriamo. A me piace più il mio attrezzo, a lui il suo. Ci siamo quasi, Adesso faccio un'azione di diserbo anche qua. Il grano è una graminacea, ha delle bellissime radici, quindi io mi auguro che un buon lavoro di scavo lo facciano direttamente le radici. Questo è il grano che vado a seminare, non è un grano antico, è un classico grano duro coltivato in Italia, il creso, me l'ha dato Cristiano. Proprio per essere precisi gli diamo anche una passatina con il rastrello, così proprio gli facciamo un letto a questo grano fantastico. E ci siamo, momento magico, vado a mettere i semi nella terra. Adesso devo essere brava perché devo riuscire a coprire tutta la striscia omogeneamente con i semi che ho. Novembre è il mese giusto anche per seminare il lino. Guarda che bei semini. Sulla coltivazione del lino ho fatto un video apposito. Comunque vi ricordo che è una pianta conosciuta soprattutto per il suo utilizzo tessile, ma i suoi semi sono molto buoni e salutari, e per questo che io lo coltivo. Lo coltivo anche perché fa delle fioriture bellissime. Il lino è una coltivazione che mi piace tantissimo, una delle mie preferite. Facciamo anche la semina del farro. Qui è già sgranato, come vedete ha la sua pellicina che lo copre perché il farro è molto più difficile da pulire del grano. Qui ho proprio le spighe ancora intere e le vado a dividere schiacciandole nel sacchetto. In questo modo ho diviso i semi.
e quindi posso andare a seminare. Semino anche il farro. Tra l'altro questo punto dell'orto è quello dove è stata fatta la doppia vangatura con l'inserimento del biochar, quindi qui dovremmo vedere anche i risultati migliori per il farro. Ragazzi, seminare è bellissimo, seminate nella vostra terra, qualsiasi cosa. Fatemi sapere che cosa seminate nei vostri orti a novembre. Ci vediamo al prossimo video, ciao!